Il silenzio, la pace, non so come descriverla. Senti? Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Lunedì 10 luglio, sono le 8:20, 7:38 per l'esattezza. Siamo riusciti a svincolarci molto velocemente da Marco. Bravissimo ragazzo. Bravissimo ragazzo, solo gli piace molto parlare. La giornata è splendida. Nonostante tutto pensavo una temperatura più bassa, invece fa già caldo adesso. Siamo 24 gradi. Non osiamo immaginare cosa sarà tra un po'. Adesso saliamo in sella, pieno fatto e si inizia il tour. Andiamo al fresco, speriamo. Speriamo. No, si va. Il risveglio mattutino per il GS saranno 35-40 km strada a scorrimento veloce che poi ci porterà ad arrampicare verso cima Montegrappa. E anche a dirlo è molto rilassante attraversare questa vallata. Traffico come vedete scorrevole, fino a poco fa c'era un po' di traffico nel senso opposto, quindi è tutto molto giusto. Dopo una ventina di chilometri finisce la strada a scorrimento veloce e si inizia una strada statale SS47. Siamo in un cono d'ombra in questo momento. Il navigatore ci ha fatto fare un'altra strada perché c'è uno svincolo chiuso. Appena siamo incappati in questa strada qui, una volpe ci ha attraversato la strada. Qui c'è divieto di transito, Bruno, però mi ha detto il signore per 3-4 km, non mi hanno detto falla, mi ha detto vedi tu, ho detto vabbè me la gioco, la signora ha detto bravo. Quindi per 3-4 km deve essere molto molto pornografica come cosa sta roba qui. Go go go, mamma mia ragazzi, che roba. Una volpe grande così ma ci ha attraversato la strada, non ho fatto in tempo a filmarla perché non me l'aspettavo sinceramente. E questa è una strada diversa da quella che volevamo fare noi per salire su, ma deve essere dall'inizio, da come si presenta, deve essere altamente hard e quindi si va. Go go go! Sono 3-4 km di divieto di transito, mi ha detto vabbè, l'avete sentito cosa mi ha detto, andiamo un passo moderato e si va, che poi il divieto è solo per 3-4 km, mi ha detto il signore che guidava, era una coppia su un fuoristrada, li ho fermati volutamente, gli ho detto ascoltate ma sta strada com'è, è aperto o chiuso, perché vedo il divieto di transito, in teoria ci vorrebbe il permesso. Ho detto vabbè, sono le 8:30 di lunedì, me la gioco, e la signora mi ha detto bravo, sorridendo, speriamo. Mamma mia ragazzi, che roba alle 8:27 fare queste strade qua, che risveglio proprio. Questo qui c'è un tornante, mamma mia come si sale qua, pendenze strong. C'è un altro tornante qui, eccolo qua, questo qui, e si sale. Mettiamo la prima, ok, boh, libero. Andiamo piano, passo moderato, madonna, spettacolare. In alcuni punti il navigatore mi perde persino il segnale qua. Sì, andiamo piano. Come vedete ha doppio senso, quindi qui non ha orecchie ritte, di più. Non si vede nulla con sto sole così basso. Qua siamo oltre il wild ragazzi, in alcuni punti veramente molto aggressiva la strada. Il signore a cui ho chiesto informazioni ce li siamo trovati davanti con il loro fuoristrada, ci hanno fatto strada e ci hanno fatto passare. Sarebbe da riprenderla tutta sta strada, non so come si chiama, poi vedrò meglio sul navigatore. C'è una serie di tornanti qua sopra incredibili, guardate come sono stretti e che pendenza che hanno. Guardate il navigatore, quanti tornanti mette uno dietro l'altro, è veramente incredibile, molto bella. Mettere sta strada col divieto è veramente una violenza. Certamente è una strada da fare piano, veramente quasi a passo d'uomo in alcuni tratti, perché tra il sole e basso, come vedete mancano le protezioni, è molto stretta. Ovviamente i locali che conoscono, guardate qualche tornante che c'è, ovviamente i locali che conoscono la strada vanno piano, ma se qui venite con l'idea di andare a tutta, ecco, non è proprio la strada da fare a tutta. Beautiful, un tornante dietro l'altro, una scala di tornanti. L'asfalto tra l'altro è ottimo. Tica questa strada qua, eravamo lì sotto ragazzi, in un quarto d'ora siamo arrivati qua, ma l'asfalto tra l'altro è perfetto, sì è nuovo, però è molto stretto, ecco perché forse è chiusa. Ragazzi è incredibile, non so se riuscirò a mettere sul GPX questa traccia qua, che non so dove siamo, ma è pornografia allo stato puro questa strada qua,
veramente veramente estrema roba. Dopo esserci sparati una trentina, 30-40 km in valle, adesso ci stiamo rifacendo come i ceci, come si dice le parti mie. Vi dico solo che il navigatore non mi porta più nessuna traccia e le pietre a terra vi danno il senso di quanto sia trafficata questa strada qui. È veramente veramente wild. Non abbiamo incontrato nessuno, neanche a dirlo. Guardate qua, che roba è. Siamo senza navigatore in questo momento. Seguiamo le indicazioni dei cartelli. C'era un cartello che ci indicava Cima Grappa e noi continuiamo. Dice che ci sono dei lavori più avanti, vediamo com'è la questione. Il nulla, il silenzio, la pace, non so come descriverla, Senti? Relax completo. Dopo esserci fatti una quarantina di chilometri di valle tra i 70 e i 90 all'ora, ci siamo rifatti come i ceci, come si dice alle mie parti, su questa strada qui. In alcuni punti metti un po' d'ansia perché il navigatore non vi dà più indicazioni, non sapete se è giusto quello che state facendo. Probabilmente abbiamo avuto la fortuna di trovare sotto quella coppia di signori che ci ha rimasti fatela, anche se c'è divieto. E poi vi andrete avanti con i segnali di legno, dove c'è scritto Cima Grappa. Adesso c'è ancora 11 km, però... Insomma, le aspettative sono altissime. Merita. Sicuramente si potrà arrivare anche da un'altra parte, se non si vuol fare questa, sì. Però questa ne vale veramente la pena. Avevo impostato la traccia, avevo impostato un'altra strada, poi lo svincolo era chiuso e abbiamo azzardato su quest'altra, ma è 10 più. Sterrato, lo sterratino, proviamo, andiamo avanti, vediamo com'è, piano piano si fa. Oggi ragazzi, anche questo. Fortuna non c'è traffico, quindi nonostante la moto carica si va. Eccola qua, Monte Grappa, salita del 16%. Ma guardate che cos'è qua, cioè mamma mia, SP 148 dove siamo ora, quella di prima non mi chiedete cos'è, non lo so, ma qua si sale in maniera vertiginosa. Noi percorriamo piano piano, assaporiamo questa strada come un buon vino. Qui è semplicemente un paradiso, è veramente incredibile. Poi che giornata c'è, pensate che sono le 9:15 e ovviamente non c'è nessuno, strade sgombre, sotto di noi malghe a profusione, pascoli di mucca ovunque, tranquillità, verde, è veramente bucolico, un paradiso, è incredibile tutto questo. Ovviamente questo tratto qui poi lo rifaremo a scendere e avremo un'altra prospettiva, ma Bruno già si è fermato 3-4 volte, ha detto, no ma che roba è qua, guardate qua sotto, ma mi fermo un attimo. Sulla cima Monte Grappa, guardate che quadro abbiamo qua davanti. Un altro pianeta qua, veramente, è una cosa fuori da ogni logica. Soltanto i campanacci delle mucche si sentono, ci sono questi laghetti con le mucche al pascolo, è fantastico, è veramente fantastico, non si sente nulla. Ci ripeteremo fino alla nausea, ma sembra di essere in un quadro, guardate, in un bel quadro. In che contesto siamo? No, è veramente qualcosa di incredibile, è qualcosa di veramente hard. Questi posti noi veniamo da lì, sono disegnati. Qui sotto malghe a profusione, dei laghetti, delle mucche. E siamo a 6-7 km da Cima Monte Grappa, che è di là. C'è già la bandiera italiana che si vede che spunta, guarda. E poi arriviamo lì. E poi rifaremo questa strada qui a scendere. Bello. Purtroppo ti tocca fare queste strade qua. Vabbè, guarda, preferivo stare al bar. Anche lo sterratino stamattina, tutto, sì, c'è mancato nulla. Un po' d'ansia mi è venuta, quel pezzo lì mi ha creato un po' d'ansia. Perché di colpo ti arriva. Esatto, senza avvertenze, boom. Era in mezzo all'ombra e mi sono cagato addosso, via. Siamo quasi arrivati, guardate là sotto, le mucche in mezzo al laghetto, non a bere, dentro il laghetto. E poi guardate, un posto senza vista, Cima Monte Grappa. Peccato la foschia, ma vi garantisco che le emozioni qui arrivano a 3000 proprio. Siamo ad un'altezza di 1700 metri quasi, 1680 per l'esattezza adesso, senza vista.
Adesso vi mostro quello che stiamo vivendo adesso, che è letteralmente difficile da descrivere, ma cercherò in qualche maniera di farlo. Zero vista. Le mosche erano toccate. C'è un po' di foschia. Un po' di foschia, sì, ma tanta roba. Oh, merito, grazie. Fiume Piave, ah guarda, vedi le piastre qua? Sì, ho visto. Sono delle piastre qui che vi indicano le varie direzioni e ce n'è per tutti i gusti qua. Montecavallo. La scritta recita: Monte Grappa, tu sei la mia patria. Il sacrario militare del Monte Grappa è uno dei principali ossari militari della Prima Guerra Mondiale. Si trova sulla vetta del Monte Grappa, tra le province di Treviso e di Vicenza, a 1776 metri di quota. Una volta conclusa la Grande Guerra, sul massiccio del Grappa rimanevano molti cimiteri militari dislocati in diversi punti della montagna. Perciò si pensò di costruire un unico cimitero monumentale sotto la vetta del monte, ma terminati i lavori, a seguito di problemi di umidità delle gallerie appena realizzate, si decise di costruire l'attuale sacrario militare. Progettato dallo stesso architetto che aveva ideato il sacrario militare di Re di Puglia, Giovanni Greppi, e dallo scultore Giannino Castiglioni, la costruzione del sacrario cominciò nel 1932, mentre l'inaugurazione avvenne il 22 settembre 1935. Il sacrario è costruito da una serie di gradoni semicircolari che si sviluppano sul pendio che dalla strada conduce alla cima del sacrario. Ciò consente di sfruttare al meglio la pendenza del terreno, limitando le difficoltà di costruzione e, in definitiva, i costi di realizzazione. L'elemento caratterizzante del sacrario è il motivo a colombario utilizzato per i loculi destinati ad ospitare le salme dei soldati caduti. Il modello a colombario, unitamente all'uso della pietra viva e del bronzo per le chiusure dei loculi, vuole richiamare la classicità romana, fortemente amata dalla committenza fascista. C'è un silenzio e c'è una pace surreale. Siamo io, Bruno e un altro signore in moto, pochi altri turisti, veramente tanta tranquillità, tanta solitudine e tanto silenzio. Veramente un posto dove merita tanta meditazione per il significato di questo posto, della follia umana. Quello che non dovrebbe mai succedere, invece ad oggi, ahimè, ci sono decine se non centinaia di guerre ancora. Perché? Quando si potrebbe stare bene tutti. Il mondo è grande abbastanza per starci tutti. Questa è la parte che dà verso valle e questa è la parte che dà verso le montagne. Da lì a tutta un buon 240 gradi e pieno zeppo di montagne. La giornata è fantastica. Una leggera bava di vento e temperatura calda, si sta veramente divinamente. E questo è l'assembramento che c'è qua sopra. Stiamo scendendo da cima a Monte Grappa e quindi dal Veneto piano piano rientriamo in Trentino, ma ci sono dei panorami, degli scorci letteralmente incredibili. La discesa è dolce, l'asfalto è perfetto e il traffico è veramente scarso. Natura superlativa, verde a go-go, emozioni a 1000, il viaggio continua. Questa è la strada che ci porta in giù, in basso, ed è la strada che avremmo dovuto fare prima, anziché quella strada più selvaggia, più spartana. Che ve lo dico a fare? Io ormai non vi dico più nulla, non vi posso dire più nulla perché mi rendo conto che descrivervi queste realtà tramite un video è veramente impossibile. È tantissima roba. Siamo scesi da cima a Monte Grappa e siamo sulla strada che da Monte Grappa porta a Passo Rolle. Chi ha fatto questa strada sa di cosa sto parlando. Praticamente abbiamo la roccia che ci accarezza il manubrio, alla nostra destra c'è il fiume, ci sono cascate, è incredibile, è veramente qualcosa di pazzesco a questo punto qua. Chi si tuffa di colpo dentro questa gola, le pareti di roccia che avete alla vostra destra e alla vostra sinistra sono qualcosa di maestoso, veramente maestoso. Che strada, è una pista praticamente.
Il limite qui è 90, adesso è sceso a 60, come vedete. Ci rimettiamo a 60 e si rispettano i limiti qua, perché i velox sono un po' dovunque, quindi si va moderatamente, si va rispettando i limiti, ma vi posso garantire che è estrema roba. Non oso immaginare Bruno, non c'è mai stato da queste parti qua. È un Luna Park, ragazzi, Luna Park per adulti qua. Adesso penso che ci fermeremo da qualche parte a bere un caffè, che io ho voglia di caffè. E siamo tornati in Trentino ed è tutto molto hard. Eccoci qua, come promesso, caffè. Beh, ci sta. Sì, Ci sta. sono circa le 11, facciamo una piccola sosta perché il caffè ci vuole, assolutamente. Sì, Abbiamo fatto anche la pisciatina, spedire. Abbiamo fatto colazione anche stamattina che erano le 7. Sì, Abbiamo buttato giù dal letto Marco, dai Marco, go! Cartoline dal Trentino, siamo in Primiero San Martino di Castrozza. Guardate davanti a noi che quadro che c'è. Stiamo salendo verso Passo Cereda, qui siamo in pieno centro abitato, al limite 50. Ma guarda, che vi devo dire, io non so più che dirvi, amici. Veramente imbarazzante la bellezza di certi posti. 7 km al passo e adesso cerchiamo anche di divertirci sul passo, e quindi non resta che attendere la fine del limite e iniziare a dare un po' di gas, sempre con il cervello come in piedi qua, è molto in piedi. All'inizio ci sono dei tornanti molto ben in piedi, cioè. Però ce la caviamo bene, mamma mia. Cerchiamo di divertirci sempre con il cervello acceso e restando soprattutto la nostra mezzeria. Come suono, che natura e che strade, ragazzi. Si sale sul passo di Cereda, passo deciso, non correndo ma divertendosi, perché qui i tornadi sono uno dietro l'altro proprio. Molto molto very good. Che spettacolo, che libidine, che giornata, ragazzi, che roba, mamma mia. Sentire sto boxer che suona è qualcosa di veramente adrenalinico. Cartoline dal Trentino, anche Bruno è entusiasta di questo posto. Cereda 1369 metri sul livello del mare. Dopo la discesa dal Cereda iniziamo la salita verso Passo Duran. C'è stata una piccola deviazione, c'erano dei lavori in corso e iniziamo la scalata. Sono circa le 12:30, quindi confidiamo anche di trovare poco traffico, nonostante il lunedì. Se al lunedì aggiungiamo che più o meno è ora di pranzo, insomma. La temperatura è sui 25 gradi anche se fa particolarmente caldo. Un posto senza legna qua. È l'ennesima catasta di legna che troviamo in giro. Tonnellate e tonnellate e tonnellate di legna, di legname a profusione. Ieri passo Duron, oggi passo Duran. Una strada di asfalto impeccabile, direi. 100 metri di strada dritta, ragazzi, è tutta una curva, fantastico. E non potete capire come si sta bene quando si passa sotto l'ombra. Pendenza del 15% tra un po'. E vedete come cambia velocemente il paesaggio? Molto stretto Passo Duran. E come direbbe Bruno, Duron, Duran, Durin, Belin, 1605 metri, Passo Duran. Fortuna c'è una piccola chiesa lì, c'è una piccola nuvoletta che ha coperto il sole perché fa veramente caldo. Che strada, che posti. È circa l'una, siamo ai piedi del Passo Duran. Abbiamo trovato questa fantastica area giochi dei bambini dove ci sono anche dei tavolini, c'è un'arietta fresca. Si sta da Dio. Si sta veramente da Dio. E quindi pranzeremo qui. Il pranzo è a bordo. Come sempre, d'altronde. E si va a comandare facile. Buon appetito. Guarda, c'è anche l'ombra al tavolino, quindi perfetto. Abbiamo anche compagnia di altri signori, quindi
faremo un po' di show. Esatto, un po' di cinema. Partiamo dalla nostra pausa pranzo, praticamente siamo scesi da qui, da Passo Duran, e adesso davanti a noi Passo di Staulanza. Questo è il contesto che c'è intorno a noi, ragazzi, è tanta tranquillità, tanto verde, tanta bellezza. Go, si va, si sale. Il Passo di Staulanza è nominato da pochi, ma è di una bellezza incredibile. Adesso vi faccio vedere, prima me lo faccio vedere dal basso e poi vi faccio vedere dall'alto cos'è. Questo che stiamo percorrendo adesso è un twist che l'Acquafan ha soltanto da invidiare, e lo capirete tra qualche secondo, tra quando ve lo mostrerò dall'alto, che roba è. È incredibile la sinuosità di questi chilometri che stiamo facendo qua. A parte, guardate qua, cascata a profusione. Si accende tutto, l'albero di Natale quando esci da sti torrenti qui. Queste gomme da canaccio perché ho. Adesso ci fermiamo, questa era picnic e vi faccio vedere che roba, di che stiamo parlando. Sì, vi faccio vedere una roba. Alla luce di quello che ti ho fatto vedere dall'alto, è abbastanza storta sta strada qua. Sì, non piace, non ci piace tanto. Brutte strade, monotone, dritte, sì, noiose. Che rottura di scatto. Contesto. C'è questa bellissima piazzola attrezzata e qui di fianco c'è una cascata che probabilmente avete visto dalla... Guarda un po' che imponenza che ha. Vabbè, la montagna è tantissima roba. Adesso abbiamo ancora da fare tutti questi tornanti qua. Tornanti, curve. Ne abbiamo. Parco non giochi. Si smette di godere. Sul Passo di Staulanza la goduria avanza qua, proprio ci avanza di brutto perché qua è tutto fantastico. È incantevole, ma guardate qua davanti, se non lo è ancora di più. Che massiccio, mastodontico, imponente, incredibile. Siamo ai piedi del Passo Staulanza, un posto senza legna. Qui si fa fatica a trovare la legna. Sì, esatto. Comunque è una strada fantastica. Passo Staulanza, se non l'avete mai fatto, è qualcosa di incredibile. Veramente, sì. Veramente. L'asfalto è un biliardo, è un tavolo da biliardo. Ma poi è bello proprio. Curve dolci, si sale abbastanza velocemente e si scende altrettanto velocemente. Merita. Consigliato. Selva di Cadore. E adesso da qui, se non ricordo male, il menù prevede Passo Giau. Che posti, eh? Un po' troppo monotoni sti posti. Appena avvisato che ci attendono 29 tornanti. Questo è il primo. Ed eccolo subito il secondo. Ne avremo per ben 29. Siamo a 3 km dal passo, guardate che dipinto che abbiamo davanti, è incantevole, c'è una piccola nuvola davanti al sole, per fortuna da un certo punto di vista che ha rinfrescato un po', ma guardate quanta bellezza qui davanti a noi, c'è il limite di 50 all'ora e noi lo stiamo rispettando perché qui ci sono velox dappertutto, a parte che non c'è nessuno, ma poi è senza vista sto posto qua. È pazzesco questo posto qui. Passo Giau, beautiful.
Stiamo scendendo dal Passo Giau, è una cartolina incredibile. La montagna, anzi le montagne, la foresta, il pascolo delle mucche, la temperatura ottima e manca giusto l'acqua nei torrenti. Per il resto è tutto molto figo qua. Fare anche il Falzarego e via, go, si sale sul Falzarego. Ma che twist che c'è qua, 3,5 al passo. L'asfalto qui non è proprio bellissimo in questo momento, ma finora era un tavolo da biliardo. Che colori che ci sono. Ed anche il Falzarego lo stiamo portando a casa, eh? Ditemi voi, cos'è questo twist qui sotto? Stiamo scendendo dal passo di Falzarego verso Corvara. È o non è una cartolina tutto questo? Siamo scesi dal Falzarego e facciamo Campolongo, Campolongo Corvara e poi Canazei, quindi lo spettacolo continua. Tra l'altro il meteo è perfetto, è semplicemente incredibile. C'è una bava di vento ma niente di incredibile, c'è un po' di traffico dato sia dalle bici che dai camper, ma è tutto molto giusto. Ed eccoci qua, anche il passo di Campolongo l'abbiamo portato a casa. Tra qualche centinaia di metri ci sarà la tabella e poi si prosegue verso Corvara, che è un altro spettacolo che non finisce più. Eccolo qua, passo di Campolongo, 1875 metri. Portato a casa anche Campolongo, go! Benvenuti in Alta Badia, ragazzi! Che incanto qua, siamo a 2 passi da Corvara, Corvara in Badia. Qui adesso ci aspettano un po' di tornanti prima di arrivare in fondo, tornanti dipinti proprio, rotondi, asfalto incredibile, ma occhio ai Velox che è tempestato di Velox, soprattutto all'inizio e alla fine di ogni cittadina che attraverserete. Se non volete arrivare a casa con un plico che vi aspetta, il consiglio è rispettate i limiti. Vuoi fare la foto qui davanti? Come fai? Lasciare Corvara, ma ci tuffiamo sul passo Gardena, poi dal Gardena faremo il Sella e poi da lì penso che sia arrivata l'ora di chiudere il giro di oggi a Canazei. Sono esattamente 32 km di puro divertimento, sono le 16:50 e il viaggio continua. Guardate qua che spettacolo che è, pascoli, le scritte sono fatte tutte quante in legno, località Colfosco, Calfosc, e qui vedete le mucche si fanno foto a profusione. Il cartello che vi ricorda che siete in Alta Badia, limite dei 60 e insomma 60 soffriamo un po' a dirvi la verità, però ce lo facciamo andare bene in qualche frangente. Ci saranno 10 tornanti uno dietro l'altro, tutti ravvicinati tra di loro e ahimè c'è anche un po' di traffico. Qualche auto qui davanti a me. Siamo sul passo del Gardena e qui sono le armi a disposizione dei nostri carabinieri. Ducati multistrada. Ecco il Gardena. Che spettacolo è? Passo del Gardena. Fare una classifica di quale sia il passo più bello è molto difficile, anzi direi che è impossibile, però vi posso dire che il Gardena è estremamente tanta roba. Guardate qua dietro che cos'è. Bruno. Ciao orgasmo! Tra l'altro i carabinieri avete visto con cosa si sono armati qua? Multistrada 1200. Se sanno guidare quella roba lì ci danno filo da torcere qua. Comunque qua è uno spettacolo, c'è un venticello
si sta da dire. Molto apprezzato. Sì, visto che comunque in basso fa un po' più caldo e oggi... Poi è sostenuto il vento. Sì, vabbè, ma si sta bene. Si sta bene, sì, sì. Divinamente, direi. Non ci manca nulla. Questo è Passo Gardena. Da qui probabilmente capite perché vi dico che il Gardena è infinitamente tanta roba. Che posto magico è Passo del Gardena, ragazzi. Passo del Gardena è veramente qualcosa di incredibile. Adesso lasciamo Passo del Gardena e iniziamo a scalare Passo Sella, che sarà l'ultimo dei passi di oggi. E qui c'è l'immancabile icona della Val Gardena, questo simbolo qui. Queste montagne sono impressionanti e i colori devastanti, veramente giornata incredibile. E questo è lo spettacolo del Gardena. E ripeto, non so quale sia il passo più bello, è difficile da dire il più bello è quello piuttosto che quell'altro, ma il Gardena è estremamente tanta roba, sia come asfalto, come strada, ma sia come natura, come panorami. Guardate qua, stiamo salendo sul Sella, non so se è chiara la questione. Incredibile questa strada qua, guardate quanto traffico c'è. Soltanto il boxer si sentono danzare tra sti tornadi e curve. È un parco giochi, un parco divertimento. La giornata di oggi non è ancora finita, ma è stata una esplosione di emozioni una dietro l'altra, veramente. E da questa mattina alle 8 meno un quarto che siamo in Sella, 8 meno 20, guardate qua. Che vi devo dire di più? Sono le 5 e mezzo ed ancora finiscono le emozioni. È incredibile, è veramente qualcosa di impressionante. Siamo a 2200 metri, 22 gradi, è tutto molto beautiful qua. C'era un bel vento, un bel vento sostenuto, guardate le bandiere come sono spiegate, ma è tutto come deve essere. Ed anche il Passo Sella l'abbiamo portato a casa. Da questa mattina passi a go go, tanti passi, uno più bello dell'altro, e questo sarà l'ultimo di oggi. C'è una nuvoletta davanti al sole che fa percepire qualche grado in meno ed è apprezzabilissimo, molto apprezzato. Che oggi abbiamo preso anche tanto caldo nonostante siamo stati parecchio in alto, ma questa nuvoletta è veramente sì, apprezzata. Cavolo, anche il Passo Sella è conquistato. Portate a casa anche questo. Sì, abbiamo messo in saccoccia. Per oggi abbiamo chiuso con i passi, sì, sono le 6 quasi, se meno 10. Sì, manca 20 dai. 20 minuti alle 6, 17:40. Siamo in Sella questa mattina alle 7:40 e manca ancora un po' di strada per arrivare a Canazè, dove finiremo la tappa di oggi. Direi che per oggi possiamo essere stracontenti. Sì, se ripenso a quando ne abbiamo fatte oggi è veramente una giornata epica, direi. Iniziamo la discesa dal Sella, lasciamo questo paradiso e puntiamo direttamente alla struttura dove alloggeremo questa sera, che dista 13 km da qui. Qua sotto, vabbè, neanche a dirvelo, guardate i tornanti che ci sono. E con una bella pendenza, tra l'altro.
Un serpente e un budello di tornanti sono. Ciao. Questa ragazza sta facendo yoga qua. Qua è veramente un paradiso per rilassarsi, molto meglio del mare secondo me. Guardate qua sotto cos'è. Siamo arrivati a Canazei, adesso siamo esattamente 1 chilometro dalla nostra struttura. Stanchi ma contenti, felici. Qua si va piano a Canazei. Questa è la struttura B&B Piccola Cesa. Questo. Di fronte agli impianti di risalita, in fondo alla funivia, c'è la funivia lì. Senza vista. E la struttura stasera la paghiamo 160 euro. Scusami se è poco. Ciao poveri. Piccola Cesa. Avevamo portato una triple perché c'era anche Rocca, poi Rocca ahimè non c'è. Praticamente è una 4 letti, 1, 2, c'è il matrimoniale, e qua c'è il bagno e fuori c'è un balconcino con vista montagna. E da domani poveri saremo noi. Colazione dalle 7:30 alle 9:30. E adesso vi mostro la vista. Camera senza vista, anche qui. Sì. Diciamo che non è esattamente come quella dove siamo stati ieri sera. Tra l'altro abbiamo un tavolino dove adesso ci attrezzeremo per la cena e quindi è tutto molto figo. Sono dei colori incredibili a quest'ora. È uscito il sole, la nuvola si è spostata, è fantastico. Adesso doccia. Ieri sera abbiamo cenato in una stanza abbastanza buia. Esatto. In una casa un po' sottosopra, diciamo, dove sembrava fosse esplosa una bomba. Sì, esatto. Questa sera invece pranziamo su questo balconcino. Ci siamo un po' rifatti. Con vista montagna e un sole. Guardate che sole che c'è. Ecco, questa è la nostra finestra Impagabile. che abbiamo sul nostro tavolino. Il nostro tavolino è qui. Ecco il nostro tavolino con la cena e questo è senza vista, tavolino senza vista. Buon appetito a tutti. Bruno, hai presente questa struttura? Sì. È a 2 km da dove alloggiamo noi. Sì, perfetto. Adesso ci faremo un giro, qui c'è il campeggio, noi siamo a un paio di chilometri da fuori Canazei, abbiamo impiegato una ventina di minuti per arrivare fin qua. Ci faremo un giro, un gelatino bro? Sì, ci sta, dai. Ci mangiamo un gelato e poi vi salutiamo per chiudere il video. Oggi giornata incredibilmente colma di passi, proprio tanti a go-go. Appagante a livelli altissimi, proprio meraviglioso. Il gelato siamo riusciti a trovarlo, sì, a un prezzo ragionevole senza aprire un mutuo, perché ci sono dei prezzi folli ragazzi qui a Canazei. 2 gusti? 3,50 €? 2 gusti, 3,50 €, ma dovete vedere le dimensioni. Cioè penso che il gelato per i bambini del McDonald's sia il doppio di questo. Sì, esatto. Comunque il gelato abbiamo mangiato, la passeggiatina l'abbiamo fatta. E stiamo tornando verso l'alloggio. Adesso ci faremo una ventina di minuti camminata Per smaltire il gelato. Per smaltire il gelato. Per le 10 dovrebbe venire qualche goccia d'acqua, stando alle previsioni, ma per quell'ora dovremmo essere ampiamente in struttura. Sì, in branda. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso. Iscrivetevi, cliccate, tasto. È gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao, Ciao. al prossimo video.